Com'è potuto accadere questo? Perché? 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 Quando è cominciato? Sono qua. Così almeno l'avrai finita di pedinarmi. La chiami amicizia, tu? Sta diventando un incubo, una vera ossessione. Insomma, che vuoi? Niente. Ti volevo salutare. Va bene, ti ringrazio. Sono veramente commosso. T'ho visto anche ieri, che credi? Sono sotto vigilanza. Non ti capisco. Non fai altro che spiarmi. Ti stai comportando in un modo come se fossi, che ne so, un delinquente o qualcosa del genere. Che cosa mi volevi dire? Niente. E allora perché mi guardi in quel modo? Ma che hai? C'è qualcosa che non va? Me l'aspettavo. Non ti tornano i conti.
Non riesci a capire perché vengo a passare il mio tempo qui. E allora pensi subito che ci deve essere sotto qualcosa. E invece non c'è nessun segreto. Vengo qui per stare in pace, per raccogliere un po' le idee. Ho ripreso a scrivere, tra l'altro. Da quando? È da molto che ci penso. Qualcosa di decisivo. Di importante. Almeno per me. Sono stufo di lavorare a tassametro. Per i giornali e tutto il resto. Ma di che si tratta? È una cosa mia. Vuoi che ti faccia un sontino adesso? Non ho voglia di parlare con nessuno in questo momento. Sto bene da solo. Sai, l'ho vista l'altro giorno. Elena. Te ne esci così? Ma cosa t'aspettavi? Che mi mettessi a piangere? Scusami, non volevo. Pensate sempre al fatto dell'arpione. Vi domandate perché l'ho fatto? Credi che l'abbia fatto apposta? Avanti, dillo. Ma no, è stata una disgrazia. Proprio così. Soltanto una disgrazia. E con questo poteva capitare a chiunque. Ma di che ti immischi tu? Non capisco proprio perché sei venuto. Io non ho bisogno di aiuto, di amicizie. Sono sempre bastato a me stesso. E sono ancora qui, integro. Ti ringrazio. L'avrei fatto per aiutarmi, ma ora basta. Lasciami in pace. C'è un limite a tutto. E vattene. E vattene.
un momento. Un momento. Non è successo niente. Sono seduto al tavolo. Lavoro. Devo lavorare. Controllarmi. Com'è potuto accadere questo? Quando è cominciato? Quando è cominciato? Perché? 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 Elena. Elena. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Chi sei? Non so nulla di te. Cosa mi nascondi? Un segreto? Un segreto.
so che non rispondi. Senti, non abbassare. Volevo dirti, sono al mare, a casa di Elena. Perché non vieni anche tu? Pronto? Non potevamo vivere sempre così, isolati dal resto del mondo. Non potevamo vivere sempre così. Gli voglio bene, certo. Ma non come pensi tu. Non come pensi tu. Stai rovinando tutto. Per una cosa da nulla. Non sei capace d'amore. Hai rovinato tutto. Per una cosa da nulla. Ma perché? Perché? Perché l'hai fatto? Ho paura. È finita. È finita. È finita.
Scusa un attimo, mi lavo le mani. Non sapevo che foste così amici. Vengo ogni tanto a fare qualche lavoretto. Cerchi di renderti utile, eh? Chi dorme qui? Io, quando capita. Ah. Sai com'è fatta Elena? Lascerebbe andare tutto in rovina. E allora... Te ne interessi tu. Ma... lo faccio per aiutarla. Perché tante giustificazioni? Sai, non è stato facile neanche per lei. Non lo senti questo odore di muffa? È stata qui. Mi ha domandato di te. Adesso non c'è. È partita. Tu sai dire le cose opportune al momento opportuno. Bevi qualcosa. Allora, tanti auguri. Cosa pensi? Si pensa sempre a tutto, no? Una donna così non t'era capitata mai. Ma non dici mica sul serio? Aveva le mani fredde. Te le dava da riscaldare. Gli occhi negli occhi. Ci sei caduto. Poveraccio. Però fai bene a continuare questi giochetti, facendo finta di non sapere niente, cercando di renderti utile, impostando le lettere. E poi di tanto in tanto hai diritto a una carezza, un pezzetto di zucchero. Sai, come i cavalli da circo. Quasi quasi ci credo anch'io. Per questo ti interessavi tanto a me. Adesso stai esagerando. Ma che ti succede? Non lo so. Non possiamo provare a parlarne. Siamo amici, no? Non ci riesco. Ma non puoi continuare così. È un veleno. Non lo capisci? Io non esisto. Mi sembra di sognare. Guardo gli altri. Giovani, felici. Che cosa si prova ad essere così? Che cosa sentono? Non lo so, non l'ho mai provato. L'importante è di sapere. Io cerco di comprendere con tutta la mia volontà, le mie forze, ma è inutile.
Non ci riesco. Non sono mai stato come gli altri. Mai stato giovane. Non sono mai stato niente, non ho vissuto. Ho cercato di parare. Mi sono fatto delle giustificazioni. Mi sta bene. Uno scrittore di grande avvenire, che ha tutta la vita davanti. Il libro che sto scrivendo. Non è vero, non ho scritto niente, è un bluff. Ieri al parco mi hanno picchiato come un voyeur. Mi sta bene, non avevo giustificazioni. Nessuna. Saranno stati dei teppisti. Ti avranno preso per un altro. Può succedere. Ho soltanto quello che mi merito. Quello che mi merito. Va bene piangere. Così poi passa tutto, no? Tanto lo so come va a finire. Mi sembra... Non l'ho detto a nessuno. È vero che sto diventando pazzo. Ma che dici? Tu mi conosci. Credi che divento pazzo? Ma non dire stupidaggini. Sei solo un po' stanco. Una buona cura in montagna, eh? Una cura termale. Adesso ti prego, non ricominciare. Vedrai che la troviamo la soluzione. Dammi una possibilità. Ci proviamo insieme. Se vuoi. Te ne volevo parlare anche ieri. C'è un medico, un amico mio, una persona di cui ci si può fidare. Ci andiamo insieme. D'accordo? Hai promesso? Almeno per tranquillizzarmi. Sì. Adesso riposati un po'. Ne hai bisogno. Quanto tempo è che non dormi? Ma perché? 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 Sono tornato qui. Mi spiano.
Che cosa vogliono? Che cosa ho fatto? Come ti senti? Mi riconosci? Sono io. Sono venuto subito, appena ho saputo. Come ti senti? Come mi sento? Sono Ugo. Non mi riconosci? Certo, certo. Che ti riconosco. Va tutto bene, sai. Ho parlato anche con i dottori. Non è niente di grave. Credi forse che non mi renda conto di quello che mi fanno? Non si può disporre così della vita di un uomo. Cerca di riposare adesso.
riuscire. Devo andare. Devo andare. Non sono mai tornato. Non sono mai riuscito. La mia casa. Ho sempre vissuto qui. Avevo 16 anni. Mia madre. La guerra. Mio fratello. I bombardamenti. Gli ospiti. I bambini. Avevo 16 anni. Marina. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lo sai cosa dicono? Che noi due ci siamo fidanzati. Buffo, no? Vanno innamorati. Una stupida vanitosa. Giochiamo a nascondino. Tanto per cambiare. Non faccio altro che pensare a te. E poi? Sono geloso, invidioso
delle cose che tocchi, dell'aria che respiri. Senti, sei un poeta. E poi? L'altro giorno davi dello zucchero al cavallino. Avrei voluto. Tu sei il mio cavallino. Vuoi dello zucchero? Mi prendi in giro. Non ne posso più di questi giochi. Ma quando finirà questa guerra? Vorrei darti un bacio. Queste cose si fanno. Avanti, fallo. Andiamo, ci cercano. Restiamo qui. Ti voglio bene. Lo so. Andiamo. Allora perché ti fai baciare? Non ti ho baciato. Allora perché? Perché? Sono io che decido e basta. Se vuoi non lo facciamo più, d'accordo? No. Schnell, pass auf! Ah, sei sempre qui. Che mi racconti? Qualcosa di gentile? Di divertente? Di eccitante? Guarda, lo tiene a guinzaglio come un cagnolino. Niente. Se va avanti così ci fa una vera figura da stupido, da citrullo e da scemo. Tanto a me che me ne importa. Solo perché lui ci fa una figuraccia, no? Dato che sei il mio cavalier servente, spingimi almeno. Simonetta, Lisa, wie oft muss ich euch das sagen? Ihr könnt nie gehorchen. Es ist spät jetzt. Uffa. Simonetta è innamorata di te. Ha 12 anni. Ma è carina. Mi spinge anche a me? Così impara quella smorfiosa. E poi, ho 13 anni, non 12. Vuoi vedere il passaporto? Gialla come un limone. È solo perché ho avuto l'itterizia. Lo sai che sono stata quasi per morire? Un po' grassottella. Prima di stare male ero anche troppo magra. Era così.
Come mai non sei andato con gli altri? Lo sai che siamo soli? Soli, soli, soli? A che cosa stai pensando? Tra le mura di un vecchio convento. Non è edificante? È la stanza di tua madre? Da solo non ci saresti mai entrato, anche se è partita. Chi è questo? Tuo fratello? Non fanno altro che parlarne. Non mi piace. Non è affatto il mio tipo. Dico sul serio. Sei geloso di una fotografia? Ecco, non la guardo più. Io mi ritiro nei miei appartamenti. Vieni a trovarmi? Mm? Non sei obbligato a seguirmi. Ti piace la mia piccola stanza? Ti piace? Vuoi aspettare un momentino? Non fare lo stupido, non guardare nell'angolo. Voltato. Dammi il pullover. Dammi il pullover. Sono ancora nuda. Non guardare. Dimmi qualche cosa. Vorrei essere le cose che ti sono vicine. Il pettine, l'orologio, i tuoi vestiti, i luoghi dove sei stata, dove andrai. La gente che hai visto, quelli a cui hai sorriso. Sai dire delle cose carine quando vuoi. Sono vicino a te. Penso soltanto a te. Hai paura? Non mi rompo mica se mi tocchi. Si sente l'odore del fumo?
Quando giochiamo a nascondino, ti sto sempre addosso. Non vorrei. Mi dispiace. Mi vergogno. Adesso dimmi che non ti piace. Dimmelo se hai coraggio. Ipocrita. Vorrei che tu fossi perfetta. Come ti immagino io. Se penso agli altri, vorrei non avessi mai conosciuto nessuno. Mai parlato. Prima di me. Chi te l'ha dato? Un uomo. Vuoi che lo butti? Non vuoi che ti parli degli altri? No. 2, 5, 10, 50. Chi se ne ricorda più? Che noia. Sono stufa delle tue delicatezze, delle tue gelosie, dei tuoi falsi pudori. Muori dalla voglia di venire a letto con me. Ma hai paura e allora vuoi rendere tutto puro, perfetto. Sei debole, falso, vile. E adesso vattene. Che fai lì, seduto sul mio letto? Ti ho detto di andartene. Voglio dormire. Smettila. E smettila. Pensavo se adesso entrasse tua madre e non abbiamo fatto niente. Vedo che vi divertite. Che cosa fai in questa stanza? Se non sono troppo indiscreta. Non hai nulla da dirmi? No? Mettiti in ginocchio. Un animale. Ecco che cosa sei. Un animale. In ginocchio. In ginocchio. Hai capito? E tu niente. Sempre. Da capo. In ginocchio. Se credi di trasformare la mia casa in un bordello, tanta pena, tanti sforzi per darti un'educazione, una moralità. Questi sono i frutti che raccolgo. Quando sono entrata, mi è parso di vedere la stessa sporca libidine di tuo padre. 2 gocce d'acqua. È inutile che mi guardi in quel modo.
Non credere di impietosirmi, caro mio. Andiamo. Alzati. Non è finita qui. Che cosa è successo? Vi siete spogliati? Vi siete coricati insieme? Dovresti sapere che a volte i guai possono succedere anche senza che... Intendi cosa voglio dire? Se avevi dei problemi di carattere, diciamo così, sentimentale, potevi rivolgerti a me. Non ti avrei certo negato il mio aiuto, il mio consiglio. Il nostro paese sta attraversando un momento tragico. Tuo fratello rischia la vita ogni giorno per salvare quello straccio d'onore che c'è rimasto. E tu? Tu non sai fare altro che correre dietro a quella fraschetta. Nulla. Non senti il bisogno di dirmi nulla. Va bene. Rimarrai in camera tua fino a nuovo ordine. Potrai riflettere, meditare. Il cuore di una madre è sempre disposto al perdono. Che qui. E smettila. Also, Kinder, wollen wir das nicht endlich bleiben lassen? Ciao. È da 3 giorni che non mangi. Adesso, per favore, prendi qualche cosa. Aspetta, Guarda che buona. Guarda che belli gli zuccherini. Prendi, almeno uno. Allora l'uovo, in fretta. Almeno questo qui, in fretta, guarda, te lo mangi come se fosse una medicina. Qualcosa devi mangiare per forza, te lo obbligo. Tieni, su. Guarda, sei peggio di un bambino piccolo, avanti, mangialo, è buono. Ecco, bravo. Così sì che va bene. Simonetta, fai presto, arriva qualcuno. Tieni, Michele, mangia tutto. Quando ritorno deve essere vuoto. Nascondilo, se no lo trovano. Hai capito?
Ma non c'è nessuno in questa casa? Ehi! Cosa significa? Avanti! Ihr könnt euch erkälten, es ist Nacht. Finirai col farmi morire di crepacuore. Tanto tempo senza darmi notizie. Avresti potuto avvertirmi almeno. Sei stato ferito? Al cuore. Non fare lo stupido. Che è successo? Sono stato bravo e mi hanno mandato dalla mamma. Giuro. Ho preso anche una medaglia. Un'altra. È vero? Dopo te la faccio vedere. Allora, bambino, tu come ti chiami? Non vieni a salutare tuo fratello? Che aspetti? È una nostra ospite, a causa dei bombardamenti. Ciao. Ciao. Non credere che sia disposta a dimenticare il vergognoso episodio di cui ti sei reso responsabile. È stato tuo fratello ad intercedere per te. È lui che devi ringraziare. Perché non prendi esempio da lui?
Gentile, allegro, entusiasta. Sempre pieno d'attenzioni. A volte vi guardo e mi domando come ho potuto mettere al mondo due esseri così diversi l'uno dall'altro. Sei come tuo padre. Lo stesso orgoglio, lo stesso egoismo. Diceva d'amarti, di preferirti. Se n'è andato. Ecco il bene che ti voleva. Mi lasciò sola. Quando sono venuta qui ero ancora bella, giovane, desiderabile. Ho rinunciato a tutto per voi. Mi sono sacrificata. E che cosa ne ho avuto in cambio? Se non fosse per tuo fratello, che cosa mi rimarrebbe a questo mondo?
Lo odiavo. Era lui, il preferito. Sempre. Perché non io?
Odiavo tutto di lui. La sua motocicletta. Avrei voluto fermarlo. Non avevo provato pena, compassione, solo rimorso. Come se l'avessi ucciso io. Mio fratello. Se ne sono andati. Tutti. Anche mia madre è morta. Ma i ricordi erano vivi in me, contro di me, sino al momento della disperazione, della verifica, della chiarezza. Non bastava ricordare. Ho dovuto rivivere. Soffrire di nuovo. Le sofferenze di allora. Per tornare alla vita. Una seconda volta.